Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Grazie ad un quadro parliamo della farandola. La farandola è una danza provenzale in tempo di 6 ottavi con ritmo fortemente accentato, ballata da uomini e donne che tenendosi per le mani o per i fazzoletti si dispongono in una lunga fila, preceduti da suonatori di pifferi e tamburelli. La farandola, quadro di Edoardo Garrido. Siamo in carnevale ed ecco un bel quadro di carnevale, un ballo del pittore spagnolo Edoardo Garrido, uno di quelli che non figuravano nell'ultima esposizione internazionale di Venezia, ma che non mancheranno alla prossima che si prepara. Abbiamo i costumi del secolo passato, ma senza parrucca. Siamo in Spagna e si balla la farandola, benché questo ballo, nato a Marsiglia, sia proprio della Provenza e della lingua d'oca. Questo è ancora, ai giorni nostri, il ballo nazionale di una gran parte del mezzogiorno della Francia. La farandola si eseguisce sopra un allegro 6 ottavi da un numero illimitato di persone. I danzatori e le danzatrici, collocati alternativamente, formano con fazzoletti che si tengono in mano una lunga catena. Alla testa stanno i musicisti e colui che comanda le figure e che dirige la marcia di questo balletto ambulatorio. Ad un segno convenuto, la ridda si pone in moto e si sviluppa come un immenso serpente nelle contrade della città e dei villaggi, ingrossandosi di coloro che essa incontra per via. Ballare a tondo, ricongiungendo i due capi della catena a una voce della guida. Raccogliersi in spirale, passare e ripassare sotto una specie di arco formato da alcuni danzatori levando le braccia. Poi correre a gambe alzate, mandando gridi di gioia e segnando rumorosamente la figura, tale è, poco più, poco meno, la farandola, che non è, senza analogia col ballo macabre, ballo fantastico del Medioevo e di cui possiamo formarci un'idea paragonandolo al galoppo moderno. La farandola si esibisce per solito nelle feste private e pubbliche, per celebrare una nascita, un matrimonio, un onomastico. Essa favorì più di una volta nelle sanguinose reazioni del 1815 le passioni più malvagie. Composta di frenetici abbinazzati, la terribile farandola si ravvolgeva per le città, trascinando nel suo rapido corso tutti coloro che essa voleva perdere. In uno di questi balli morì assassinato il generale Ramel a Tolosa il 15 agosto 1815. Nella farandola rappresentata dal pittore Garrido, nulla di tutto ciò per fortuna. È una farandola aristocratica, in una ricca sala, ed è ballata con misura, con garbo signorile. I musicisti non sono a capo del ballo, bensì stanno relegati in un palco, e il violino e il mandolino accompagnano coi dolci suoni i passi lieti. Un giovane cavaliere sentimentale e una giovane dama fanno arco delle braccia. I danzatori e le danzatrici vi passano sotto curvandosi. È un ballo sentimentale, più di leggere smorfie patetiche che di gai sorrisi. Braccia, seni e spalle nude, trine, stoffe, fiori, acconciature artificiali. Tutto un insieme di lusso che appaga un gruppo di giovinezze che godono con discrezione. Questo articolo, pubblicato alla fine dell'Ottocento, non è firmato. Una curiosità: nel quarto movimento della seconda suite della Récit di Bizet troviamo la farandola. Il tema è quello che state sentendo nel video. Spero che questo contributo sia stato interessante.
Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!